Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, oggi partiamo dalla premessa. Sin da quando ho il doppio monitor non sono più riuscito a farne a meno. Sia per produttività che per altre cose lo trovo comodissimo. Il più delle volte lassù nel secondo monitor c'è Discord. Ma magari mi sdraio qua sul divano e mi guardo un film sul secondo monitor. Oppure in produttività tengo le cartelle aperte lassù e lavoro qua col file che sto lavorando appunto. Siccome non riesco più a farne a meno, ma già da diversi anni, e chi ha più di un monitor lo sa che è così, è inevitabile, cercavo un software che mi aiutasse a gestire il doppio monitor, dalle cose più sfiziose come avere uno sfondo in ogni monitor e le cose più un po' più diciamo intrinseche, tipo spostare una finestra da una parte all'altra molto facilmente. E allora sono incappato in questo software che si chiama Dual Monitor Tools. È un software open source, il file di installazione pesa sui 700k e quando si va a installare pesa circa 1,10 MB, molto leggero. Lo metto all'avvio in esecuzione automatica, gli do la spunta e non mi accorgo neanche che il programma è avviato. Quel che sì, non c'ha soltanto il fatto di spostare le cartelle o cambiare le due immagini del desktop. Potete ritrovare facilmente il vostro cursore, avete un piccolo launcher, potete fare screenshot più specifici e tanta altra roba. Ora, senza perderci in ulteriori chiacchiere, lo andiamo a vedere. Allora, questo è il sito ufficiale di Dual Monitor Tools, da cui potete scaricare il software da download che vi porterà in SoundForge e scaricate dal di qua. Ora, il programma è tutto in inglese, però non è difficile, è abbastanza intuitivo, non c'è tantissimo da capire. Lo scaricate e lo installate, questo non ve lo devo far vedere. Se invece voleste i sorgenti per ricompilarvi il vostro o avere il vostro, andate qua e vi scaricate il sorgente. Easy. Allora, una volta installato questo software, avete qua la pagina iniziale, andate su General e vi consiglio di mettere Start when Windows Start, perché altrimenti avviarlo manualmente sarebbe scomodo e praticamente inutile se avete un dual monitor. Qui vi dice, per esempio a me dice che vede come primario quello di sopra e come secondario quello di sotto, però posso invertire volendo. Però comunque lo lascio così perché tanto a me non cambia niente. Qui vi dice le particolarità del vostro monitor, però non dice le frequenze, quindi vabbè, è abbastanza relativo. Può gestire fino a 10 monitor questo software, quindi ha voglia. Qui c'è la sezione del mouse, del puntatore del mouse. Qui possiamo mettere una scorciatoia di tastiera per muovere il mouse da una finestra all'altra. Tipo possiamo fare Shift Tab, diamo ok e lui ci sposterà il mouse da uno schermo all'altro. Questo nello schermo precedente e questo nel primario, ossia in quello che lui vede come uno. Qui ad esempio una funzionalità comoda che capita a chi ha il doppio monitor lo sa, che quando si avvia un gioco a finestra il mouse prende parte, se ne va in un'altra finestra. Ecco, noi possiamo loccarlo, sempre facendo la combinazione di tasti, al monitor dove siamo. Quindi se noi andiamo a far così con un'applicazione a finestra, il mouse rimarrà comunque sempre lì, non andrà su. E questa è una cosa comoda. Qui gli diamo qual è l'area principale che abbiamo visto prima, che gli dovevamo dire che stesse nella zona principale il mouse. E questo è il dead space. E praticamente permette al mouse di passare attraverso le zone morte se abbiamo i monitor come fa vedere qua così,
o abbiamo un monitor di risoluzione più grande sopra e sotto più piccolo o viceversa, gli permette di passare attraverso queste zone morte dove non passerebbe. Comunque questa funzione di muovere il monitor, di muovere il mouse nello schermo successivo può essere anche comodo, o farlo tornare al centro dello schermo primario può far comodo per ritrovare il mouse, perché capita che si perde il mouse, dov'è, combinazione di tasti appare al centro dello schermo, comodo. Poi c'è il launcher. Ora vi faccio un esempio pratico. Io prima vi faccio vedere com'è, anzi. Qui impostiamo le scorciatoie che vogliamo utilizzare. Io ho aggiunto Shotcut e Audacity, una vecchia versione quando era open source. Ok, ho messo che per attivare il launcher devo fare CTRL F12, quindi faccio CTRL F12, clicco e mi avvia Shotcut per fare il mio editing. Comodo. Ora, per aggiungere le magic words, le chiama lui, non dobbiamo fare altro che dargli un nome, browse e andare a selezionare il programma che ci interessa. Possiamo, per esempio, lui c'ha anche della roba tutta sua impostata di default che io non utilizzo mai, però se non vi piace iniziate a cancellare quello che non vi interessa e ci avete il launcher più libero. Se non trovate qualcosa nel launcher, andate qua e lo cercate, tipo oddio dov'è Audacity, eccolo Audacity, semplice, no? Snap, ossia la sezione degli screenshot. Potete fare lo screenshot del desktop principale, della finestra attiva e cambiare il display di dove fate lo screenshot. Questa è una cosa che ho trovato comoda. Allora, io per esempio ho messo con CTRL HOME che muovo la finestra attiva nel prossimo schermo, quindi faccio CTRL HOME, hop, 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 mi torna comodo perché apro qualcosa, lo voglio nel secondo monitor, non sto a trascinare col mouse, CTRL HOME, hop, hop e se ne va. E ci sono tutti una varia serie di comandi che potete dare, come al solito change, enable, mettete CTRL SHIFT E e selezionate qualcosa. Vi consiglio di utilizzare tasti per queste cose che non usate mai in combinazione né con giochi né con programmi, perché sennò è un macello. Una cosa che non vi ho detto del launcher è che potete anche aggiungere shortcut. Adesso si apre Audacity con parametri e potete anche andare a dare delle magic word, le chiama lui, che sarebbero praticamente delle macro al programma che avete selezionato. Comodo fino a un certo punto, però magari a qualcuno potrebbe interessare. Potete ruotare gli schermi, vabbè, fino a un certo punto utile. Questo è il wallpaper changer, io l'ho trovato comodo sinceramente, perché io qua ho la mia immagine del logo di Quake Champions e di sopra c'ho praticamente una foto di gruppo con 4 campioni di Quake Champions. Sì, ho tolto Visor c'è ancora, ma ne ho aggiunti degli altri. Allora, andate su Providers, fate una cartellina con i vostri screenshot, andate su Providers, fate add, io adesso faccio edit perché ho questo, monitor 1, se volete selezionare un file specifico fate file, browse e selezionate quello che volete, monitor 2, monitor 3, monitor 4 e così via. E potete scegliere anche una cartella che vi faccia da carosello di immagini, magari a qualcuno può interessare. Selezionate per monitor 1, monitor 2
date ok, andate qua e pigiate Change Wallpaper Now e lui pac, vi mette i due wallpaper come volete. Ok ragazzi, abbiamo visto anche questo software, è un software comodissimo, funziona da Windows 7 a Windows 11, 32 e 64 bit, non gliene frega niente, tanto è un programma da 1 mega, quindi non ha bisogno di chissà quale RAM o istruzione particolare. Un software che sì, torna soprattutto comodo a chi ha più di un monitor e soprattutto in produttività. Nella gestione di tutti i giorni del doppio monitor può fare comodo, come no, dipende. Secondo me un personaggio come Massi che ha 3 schermi o 4, non mi ricordo, lo apprezzerà. Ok ragazzi, per questo video era tutto. Enjoy!